Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti a Verona. In questa guida voglio consigliarvi le principali attrazioni da vedere in 2 giorni in questa meravigliosa città ricca di testimonianze artistiche, storiche e culturali. Inoltre il terzo giorno visiteremo altri borghi sempre qui vicino a Verona, e quindi se state organizzando una vacanza a Verona e dintorni siete capitati nel video giusto. Le aspettative sono altissime, mi hanno parlato veramente molto bene di questa città, quindi direi di rimboccarci subito le maniche ed iniziare un po' ad esplorare questa meravigliosa città. Andiamo! E la prima tappa non poteva che essere la famosissima Arena di Verona, che insieme a Romeo e Giulietta, ma per loro ci arriveremo dopo, è il simbolo che ha reso famosa Verona in tutto il mondo ed è la prima cosa che i turisti scelgono di visitare appena messo piede in città. Prima di visitare qualsiasi tipo di museo a Verona io vi consiglio di fare la Verona Card, 25 euro per 2 giorni, 20 euro solamente un giorno. Praticamente avrete l'accesso a tutti i musei, a tutte le chiese, alla casa di Giulietta, all'Arena di Verona, insomma al museo di Castelvecchio, insomma veramente avete l'ingresso incluso in tutte le attrazioni principali della città e in più vi potrete anche spostare con i mezzi pubblici, quindi bus, tram, eccetera eccetera. Consigliatissimo perché ovviamente vi fa risparmiare un bel po' di soldi. L'Arena di Verona si trova in Piazza Bra, pensate che è una delle piazze più grandi di tutta Europa ed è ovviamente il cuore del centro storico della città. Wow, che spettacolo, che meraviglia, bello, bellissimo, bellissima l'Arena di Verona, bellissima. A pochi passi dalla sempre affollatissima Piazza delle Erbe si trova questo piccolo angolo molto romantico dove c'è questo pozzo in pietra. Altra tappa imperdibile nella città sicuramente Piazza delle Erbe, la piazza più antica di Verona. Praticamente attaccata a Piazza delle Erbe si trova Piazza dei Signori, comunemente anche chiamata Piazza Dante, proprio per la statua di Dante presente in mezzo alla piazza. Superando Piazza dei Signori si trovano le Arche Scaligere, un importantissimo esempio di architettura gotica in Italia e sarebbe praticamente un complesso funerario.
Se volete avere una bella vista dall'alto di Piazza delle Erbe che sia diversa dalla solita che si ha dalla Torre dei Lamberti, allora dovete salire nel Palazzo Maffei, che si trova proprio in Piazza delle Erbe. Pagate un supplemento di 4 euro, vi faranno entrare nella terrazza panoramica e da qui avrete una bellissima vista sulla piazza e sulla Torre dei Lamberti. La casa di Giulietta è l'unica attrazione che dovrete prenotare su internet, sul sito museiverona.com. E nonostante abbiate la Verona Card, comunque dovete prenotare l'ingresso, perché come potete vedere c'è un botto di gente che vuole entrare a vedere la casa di Giulietta. È sicuramente una delle attrazioni più visitate da parte dei turisti insieme all'Arena di Verona. Io lascio perdere l'ingresso, mi basta vedere il balconcino fuori perché tanto non è una cosa che mi interessa più di tanto. Invece voglio provare a salire alla Torre dei Lamberti e vedere il panorama anche da lassù. Torre dei Lamberti è l'edificio più alto di tutta la città di Verona, con i suoi 68 metri di altezza e ben 368 gradini da salire. Dall'alto di Torre Lamberti si può ammirare un panorama a 360 gradi su tutta la città, quindi è sicuramente consigliato salire sopra. L'ingresso è ovviamente incluso nella Verona Card. La chiesa di Sant'Anastasia è sicuramente una delle chiese più belle di Verona. Ci sono altre chiese molto importanti come la cattedrale, il Duomo di Verona, eccetera eccetera, però gli interni di questa chiesa sono spettacolari. Adesso voglio entrare, portarvi lì e ve li faccio vedere. Molto bella la Basilica di Sant'Anastasia. Veramente, se venite a Verona entrateci perché merita tantissimo. Amici, questo qua è il famosissimo Ponte Pietra, il più antico ponte di tutta Verona, pensate. Ai tempi dei nazisti l'avevano distrutto e poi l'hanno ricostruito utilizzando gli stessi blocchi di pietra che hanno recuperato dall'Adige. Superato il Ponte Pietra è imperdibile sicuramente la vista dalla terrazza panoramica più bella di tutta la città, ovvero quella che si può ammirare da Castel San Pietro. Ci sono due modi per arrivare qui: o camminando, quindi facendo un po' di gradini ma non è troppo faticoso, oppure prendendo la funivia. Questo qui invece è Castelvecchio, oggi è diventato un museo. Una volta ovviamente era la fortezza dei Castelvecchio, i quali avevano fatto costruire il ponte Scaligero, quello che sto andando a fare adesso, che serviva per collegare il castello alla campagna e quindi permettere poi ai reali, diciamo, di scappare in seguito magari a delle rivolte da parte della popolazione.
Ponte Scaligero, oltre ad essere visitato di giorno, vi consiglio di vederlo anche di sera perché è stupendo, è tutto illuminato e con le luci della città assume veramente un aspetto magico, misterioso. È molto carino, molto bello, veniteci anche la sera, è bello. Amici, purtroppo brutte notizie perché a causa di un contrattempo devo tornare prima a casa e quindi Verona, lo so che avevo detto che saremmo stati 2 giorni, che vi avrei fatto anche vedere dintorni di Verona, ma purtroppo non è possibile. Comunque devo dire che ieri ho girato tantissimo, sono riuscito a vedere tantissime cose che avevo segnato, quindi sono abbastanza soddisfatto. Certo è che probabilmente 2 giorni sarebbero meglio per cercare di visitarla con più calma e per entrare più a contatto con la cultura e con l'anima vera di questa città. Spero che comunque questo breve video su Verona vi sia piaciuto. Verona merita tantissimo, soprattutto se avete magari un weekend e se avete un terzo giorno da dedicare a qualcosa al di fuori di Verona, potete pensare o a Mantova, che era appunto il paese che volevo visitare, oppure una gita fuori porta al lago di Garda, che tra l'altro io ho già fatto un video, sono stato lì ben 5 giorni, mi è piaciuto tantissimo, ci sono un sacco di cose belle da vedere e un sacco soprattutto di attività da fare sul lago di Garda, quindi se vi siete persi quel video ve lo lascio come sempre qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione, recuperatevelo e niente, noi come sempre ci vediamo in una prossima avventura. Ciao!